Benvenuti ancora una volta nella Prateria Diurna. Un saluto a tutti voi, Sky Kids. Prateria Diurna è il luogo perfetto dove raccogliere in tranquillità la nostra cera quotidiana, ma è anche un luogo che nasconde delle storie bellissime. L'ultima volta abbiamo esplorato tutto il lato est, caratterizzato da segni evidenti della guerra che divise e poi fece sprofondare Sky in un mondo simile a una tomba gigante. Oggi andremo nella parte ovest, i cui confini più estremi rappresentano anche la parte più giovane della mappa. Infatti le cosiddette vette della prateria sono di recente creazione da parte di TGC. Prima di andare sulle montagne più ripide del gioco, però, dovremo passare per un'area cavernosa. La sua natura molto probabilmente è un misto fra grotta naturale e intervento del popolo delle stelle. Questa caverna è importante per introdurre un elemento che abbiamo visto e commentato superficialmente, ovvero le giare rettangolari. Guardando l'ingresso della caverna si può notare sulla parte frontale un disegno proprio di questi oggetti. Ed è ciò che ci indica inequivocabilmente che quel luogo è predisposto per lo stoccaggio e forse la creazione di queste giare. Anche qui si ritrovano barche abbandonate, un terreno irregolare, varie aperture fuori sulla superficie della grotta e un cunicolo che porta a un luogo significativo. Abbiamo visto queste giare ovunque, specialmente nel tempio. Se il primo tempio era circondato da barche, il secondo è sommerso da queste giare, sembrava quasi un magazzino, ricordate? Piccole, medie e anche enormi. E l'importanza di questo oggetto è palese. Si trova ovunque in questa mappa. E la risposta si trova durante il filmato dedicato al secondo saggio del mondo di Sky. Vediamo il saggio che si risveglia da un torpore, da un sonno forse eterno, e che gentilmente prende la nostra fiamma e la fa rivivere sotto forma di farfalla, che poi invita a far entrare nella giara. Quella giara che verrà apposta sul suo trono per far attivare il meccanismo che ci porterà poi nella foresta nascosta. Il gioco fornisce immediatamente al giocatore la possibilità di ricaricare la propria luce grazie alle farfalle, grazie a un emoticon che troveremo immediatamente. Quindi il giocatore inviterà la farfalla a appoggiarsi sul palmo della propria mano e da essa ne trarrà energia.
Avete capito l'utilità di queste giare? Vediamo se così può essere più chiaro. Se si ripone un qualcosa che rilascia energia all'interno di un contenitore, a cosa vi viene in mente? Cosa succede? Nel nostro mondo abbiamo gli accumulatori o semplicemente le batterie. Ecco, a mio parere, quelle giare erano delle vere e proprie batterie. Contenitori di energia da sfruttare a proprio piacimento. Avere dispositivi di accumulo e rilascio di energia è palese che era fondamentale per il popolo delle stelle, una volta stabilitosi in maniera stabile nel regno di Sky. Lo si nota già all'interno di Prateria Diurna, e più ci spingeremo avanti nei regni di Sky, più questo apparirà chiaro e palese. E a questo punto sorge una domanda. Perché il popolo delle stelle aveva bisogno di una fonte di energia se, come dicono i dipinti dell'Isola dell'Alba, essi usavano l'energia delle stelle? La risposta va ipotizzata, ovviamente, e ricercata in ciò che dissi nel primo episodio, quando parlavo del perché queste persone abbiano deciso di lasciare il proprio regno e approdare in Sky. Ricordate, avevo dato tante opzioni, e alcune di esse possono essere congeniali al mancato utilizzo di un'energia di cui erano padroni e che su Sky, invece, non riescono più a domare. I famosi migranti in fuga da qualcosa, che è la soluzione che Sky ci propone più e più volte. Questo popolo era desideroso di trovare una nuova terra che potesse ospitarli. È possibile che con questa loro fuga o caduta abbiano portato con sé una parte di quel potere che funzionava nella loro prima vita. Una sorta di carburante, se così vogliamo definirlo, che stava esaurendo o che non riesce ad essere pienamente efficiente a una così notevole distanza dalle stelle. In fin dei conti c'è una grande differenza fra noi e loro. Loro portano dei mantelli come noi, ma il più delle volte non hanno tante stelle su quei mantelli, mentre noi le abbiamo e le possiamo sfruttare per volare. Loro non riuscivano a volare. Infatti non abbiamo traccia del fatto che questo popolo fosse in grado di volare come fanno i giocatori di Sky. Ma è plausibile che il concetto di luce interiore, di energia luminosa, fosse ugualmente presente. Facciamo l'esempio con un giocatore che è appena arrivato in Sky. Esso può comunque adoperare la propria candela interiore, la propria luce interiore per illuminare un altro personaggio, oppure dare energia a quelle porte che si forniscono proprio dell'energia del fuoco. Chiudendo il cerchio, possiamo dire che loro avessero questa energia interiore, ma che non avevano un modo per svilupparla come facciamo noi. Ma a cosa serve l'energia in Sky? L'energia innanzitutto dava vita e supporto alla singola persona. Senza di essa, questa muore. Quindi ne determinava anche la sua forza e la sua resistenza. L'energia serviva per le barche, serviva per l'edificazione, serviva per creare meccanismi di potere e di difesa sempre più articolati. L'energia serviva per la forza bellica. L'energia serviva per custodire la memoria. Ogni cosa in Sky riluce di un fuoco che alimenta qualcosa. Persino dopo la morte si può tornare a emanare questo potere. D'altronde, così come prevede la filosofia shintoista, se esiste chi emana luce, esiste chi la divora nell'oscurità. Allora comprendiamo come questa prima forma di stoccaggio di energia fosse primordiale
quando il popolo delle stelle passò dalla sua prima era alla seconda. Quando dalle capanne di un popolo nomade in cerca di casa iniziò a costruire le prime abitazioni, i primi villaggi, i suoi grandi templi. Si capisce come la necessità di tutelarsi e custodire le proprie cose divenisse sempre più impellente nel momento in cui si compresero le varie minacce presenti nel mondo di Sky. Questo in cui siamo ora, dunque, è un luogo forse trascurato dai giocatori di Sky, ma estremamente fondamentale per il popolo delle stelle. Qui, con molta probabilità, venivano custodite e create le giare che avrebbero contenuto le farfalle, portandole poi dalla prima parte della prateria diurna fino a un'apertura elevata per arrivare nel tempio e poi nella foresta nascosta. Sulla destra troviamo un piccolo rifugio per chi lavorava in questo posto e sulla sinistra il magazzino dove attraccavano le barche. E proprio qui dobbiamo soffermarci, su questo magazzino, perché è completamente diverso da tutta l'area che vediamo attorno. Basta un po' di attenzione e qualsiasi giocatore di Sky si rende conto che questo posto in particolare è differente rispetto a tutti gli altri. Nel resto della mappa la luce ha un tono sul blu, mentre qui, in particolare, la luce diventa verde. Esattamente quel tono di verde che poi ritroveremo nel deserto dorato, il posto dove i draghi oscuri popolano ormai indisturbati. È come se il gioco volesse dirci che quel magazzino è inquinato, quel magazzino è corrotto. Vediamo dei germogli delle piante oscure, ma non ne vediamo realmente una fioritura. Eppure questo taglio di luce, diverso, completamente diverso da tutto il resto della mappa, ci fa capire l'importanza di quel magazzino. Ci fa capire come lì, probabilmente in maniera ingenua e inaspettata, sia partito il primo germoglio del male. E con questo vi saluto per oggi, vi aspetto per la prossima esplorazione sulle fantastiche vette della prateria, un luogo incontaminato. E ricordate, illuminate sempre il vostro cammino.